Avete presente quei momenti in cui il tempo sembra fermarsi? Quei secondi in cui tutto quello che hai costruito, tutto quello che per cui hai lottato rischia di svanire, oppure di esplodere in un trionfo destinato a essere ricordato per sempre. Beh, quello che è successo nel main event di Resurgence è esattamente questo, perché quella notte sotto i riflettori americani Azumi ha riscritto la storia. Il match per lo Strong Women's Championship era una bomba pronta a scoppiare. Da una parte Mercedes Moné, la CEO, icona internazionale, pronta a difendere il titolo che aveva portato alto per mesi, e dall'altra parte Mina Shirakawa, affamata di gloria e pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera dopo aver lasciato la Stardom a fine marzo per approdare a tutti gli effetti in AEW. Ma in mezzo a loro, come una scheggia impazzita pronta a ribaltare ogni pronostico, c'era lei, Azumi. Sin dalla campanella iniziale il ritmo è stato folle. Azumi, come sempre velocissima, con la sua agilità letale, ha preso il centro del ring sorprendendo Mina con la sua tecnica, per poi trovarsi faccia a faccia con Mercedes Moné per farle capire che questa non era una serata come le altre. La tensione si poteva tagliare con un coltello, colpi durissimi, scambi ad alta velocità e una Mercedes Moné che ha tentato più volte di mettere fuori gioco le avversarie con le sue sottomissioni devastanti. Ma Azumi non è tipo da mollare. Ha incassato, ha studiato e al momento giusto ha colpito. Il punto di svolta quando Mina Shirakawa è riuscita a mettere fuori gioco Mercedes Moné gettandola fuori dal ring, ma Azumi si è lanciata contro Mina Shirakawa sorprendendola con un Azumi Sushi perfetto, schienandola per il contro di 3. 1, 2, 3. Il pubblico è esploso. Mercedes Moné a pochi centimetri non è riuscita a intervenire in tempo. Un finale mozzafiato degno di una vera favola. Azumi, dopo varie opportunità, ha conquistato lo Strong Women's Championship interrompendo il regno di 313 giorni di Mercedes Moné e dimostrando al mondo intero perché il futuro del Joshi passa anche dalle sue mani. La conquista dello Strong Women's Title da parte di Azumi mi rende felice anche perché sono contento di vedere di nuovo la lottatrice di Neo Genesis con un titolo singolo alla vita. Un regno che spero fortemente venga gestito come fu gestito in passato quello di Giulia. Vi ricorderete di certo di come Giulia nel suo regno da Strong Women's Champion difese la cintura sia negli eventi targati in New Japan Pro Wrestling sia in quelli della Stardom. Questo è quello che spero possa fare anche Azumi, anche perché sarebbe un valore aggiunto agli show della compagnia di Joshi Puroresu numero 1 al mondo. Pensare di poter vedere in azione Azumi in Singular Tenzone difendere il titolo nei pay-per-view o negli show settimanali della Stardom sarebbe un qualcosa di magico, soprattutto perché la qualità di Azumi sul ring è altissima. Nel suo immediato futuro sembra poter esserci Bea Priestley, tornata sulle scene dopo una parentesi non felice in WWE. Le due si conoscono bene, hanno un passato in comune e il loro incontro nel backstage di Resurgence non fa pensare a una faida, ma sappiamo che Bea non è tornata a calcare il ring della New Japan Pro Wrestling per caso. È tornata per cercare redenzione e per conquistare nuovi allori. Ma sono certo che torneremo presto a parlare di questa situazione. Ora è tempo di festeggiare la vittoria di Azumi, una vittoria storica che non solo regala ad Azumi il suo primo titolo internazionale, ma conferma quanto questa ragazza sia una delle performer più spettacolari e sottovalutate del panorama mondiale. E adesso il mondo guarda a lei.
perché se questo è solo l'inizio, il futuro non può essere che essere suo. Ora però parola a voi. Scrivete qua sotto nei commenti la vostra opinione a riguardo e siete felici della vittoria di Azumi. Detto ciò, vi chiedo gentilmente di lasciare un like, di iscrivervi al canale attivando anche la campanella e di condividere il video con quante più persone possibili in modo da far conoscere il mio canale a tutti i vostri conoscenti. Inoltre vi ricordo che qua sotto in descrizione trovate tutti i link del progetto Donne tra le corde, un progetto che strizza l'occhio al wrestling femminile mondiale. Sul sito web o anche sui canali social di Donna tra le corde, troverete tanti approfondimenti, news, rumors, eccetera, dedicate ovviamente alle vostre atlete preferite. Io sono Kirito e anche oggi vi ho portato un pezzetto di Stardom e anche di New Japan Pro Wrestling in questo caso, sulla soglia delle vostre case. Grazie di cuore e alla prossima. Bye poi!